Sono Antonella Polimeni, professore ordinario di Sapienza, preside della facoltà di Medicina e Odontoiatria e direttore del Dipartimento Attività Integrata Testa-Collo del Policlinico Umberto I di Roma. A ottobre del 2018 l'azienda Policlinico Umberto I e Sapienza Università di Roma sono risultati vincitori di un progetto bandito dal Ministero degli Interni in partnership con la Comunità Europea a valere dei progetti FAMI, Fondo Asilo Migrazione. I progetti sono destinati alla cura e alla presa in carico di pazienti migranti declinati nelle varie categorie fragili, dai minori alle donne maltrattate e richiedenti asilo. Il nostro progetto nello specifico si incentra su prevenzione e presa in carico delle patologie della testa e del collo, essendo i dipartimenti coinvolti afferenti alle discipline di malattie odontostomatologiche, otorinolaringoiatria, oftalmologia, chirurgia maxillofacciale. Questo progetto quindi è formulato per andare a rispondere alle esigenze specifiche di assicurare diagnosi precoci e delle cure che siano mirate per le patologie, come ho premesso, della testa e del collo, in fasce di popolazione che sono esposte a rischi di malattie invalidanti. Questa iniziativa si colloca all'interno di un più vasto ambito di collaborazione integrata, questo voglio sottolinearlo, tra istituzioni, amministratori locali, operatori sanitari, comunità di volontariato, al fine non solo di andare a effettuare diagnosi precoci, ma anche di dar vita a un network che magari su base regionale possa dare una sintesi di tutti i dati raccolti per portare a delle linee di indirizzo. Questo presuppone che i singoli operatori abbiano una formazione specifica, che è un altro degli obiettivi del progetto, in maniera da poter mettere a frutto questa esperienza per inserire nei percorsi formativi di operatori sanitari, sia essi medici, odontoiatri o professionisti sanitari in senso più ampio, un focus sulla specificità delle patologie in queste popolazioni fragili, perché di questo parliamo. E come mostrano tra l'altro i dati che sono emersi da recenti analisi socio-politico-economiche e come i flussi migratori non sono destinati in effetti a esaurirsi in tempi brevi. Quindi questo progetto è un modello che può essere replicabile e che meglio potrà censire la domanda di salute che viene da questa popolazione fragile. E sono scenari sicuramente complessi. L'esperienza che stiamo maturando e che coinvolge anche molti giovani che grazie a questo progetto stanno collaborando con dei contratti dedicati ci deve far riflettere appunto su interventi in aree che finora sono state poco organizzate e messe a sistema.